Salute a tutti. Pia Rontini e Claudio Stefanacci erano due fidanzati giovanissimi di Vicchio nel Mugello. Lei aveva 18 anni e lui 21. Pia lavorava dai primi di luglio del 1984 come commessa in un bar di Vicchio in Piazza della Stazione. Il bar La Spiaggia, mi pare il bar La Spiaggia si chiamasse. Lui invece era uno studente di giurisprudenza che aiutava la madre, rimasta vedova, nel negozio di famiglia, un negozio di elettrodomestici. Pia aveva la madre casalinga, la madre era Vinnie Christensen, una signora danese mi pare. Il padre è il noto Renzo che poi sarebbe diventato un personaggio, diciamo, un personaggio molto conosciuto in questa vicenda. Lui viaggiava per il mondo per riparare le navi, lui riparava le navi. E quella domenica, 29 luglio 1984, Pia Rontini era tornata a casa dopo aver lavorato nella seconda parte del pomeriggio nel bar attorno alle 8:30 e vi aveva trovato soltanto la madre perché il padre era fuori per lavoro e aveva mangiato da sola. Era stanca Pia e sarebbe rimasta volentieri a casa. E qui diciamo che ci mise lo zampino purtroppo il destino, che già ce l'aveva messo a dire il vero già prima, perché Pia avrebbe dovuto fare, come faceva normalmente, il turno, l'ultimo turno, quello da dopo cena fino alla chiusura del locale, dopo mezzanotte. E sembra per suo esplicito desiderio aveva cambiato il turno con una collega che aveva fatto il pomeriggio al posto suo e questa collega aveva fatto la sera. Comunque Pia voleva rimanere a casa, ma la madre le disse di uscire per svagarsi un po', uscire con il proprio ragazzo, con Claudio. Claudio che abitava a poche centinaia di metri da lei, lì in centro a Vicchio. Pia uscì verso le 9, 9:05, andò a casa di Claudio e i due partirono con la Panda Celestina di Claudio e partirono e da quel momento nessuno li vide più se non il loro assassino. E normalmente loro stavano fuori poco, un'ora, un'ora e mezza, per cui già attorno alle 10:30 le loro madri cominciarono a preoccuparsi e cominciarono a chiedere agli amici, alle persone che trovarono, mi sembra una delle due andò in un bar vicino e chiese appunto se qualcuno poteva fare un giro per trovare l'auto del ragazzo, di Claudio. E diverse persone si misero in cerca, però risultati non ce n'erano. Alla fine la madre di Claudio si decise a chiamare un amico di famiglia, mi sembra Piero Beccheroni. Piero Beccheroni, sì. E quest'uomo, che era amico anche di Claudio, era un po' più anziano, ma era amico di Claudio, si era ricordato che una volta aveva visto uscire la Panda di Claudio da un sentiero nel bosco, fuori Vicchio. E poi aveva anche avuto occasione di scambiare due chiacchiere su questo argomento con Claudio, lo aveva messo in guardia dal fatto che ci poteva essere il pericolo del mostro di Firenze, che insomma in quegli anni nella zona lì, nel Fiorentino, il pericolo era ben presente nei ragazzi. Ma Claudio si mostrò non particolarmente preoccupato perché diceva che si accautelava andando a parcheggiare con la macchina rivolta verso la strada, insomma lo rassicurò. Comunque Piero Beccheroni, adesso voglio guardare, Beccherini. Piero Beccherini andò subito a vedere in questa strada e vide effettivamente in fondo al sentiero la macchina di Claudio.
Non ebbe il coraggio di avvicinarsi, andò a cercare altre persone, trovò altre persone, anche loro che stavano cercando il ragazzo, andarono tutti assieme e effettivamente trovarono che in macchina c'era il corpo di Claudio morto, mentre di Pia non c'era nessuna traccia. Allora, diamo un'occhiata al luogo dove venne trovata l'auto. Ecco, come si vede, il sentiero era un sentiero che si diramava dalla via Saginalese, una provinciale, la provinciale 41. Qui possiamo vedere che a sinistra si va verso Di Comano, a destra si va verso Vicchio, verso Ponte a Vicchio, una frazione. Ecco, questo tratturo si inoltrava nella vegetazione per un po'. Vediamo come lo descrive il Paolo Canessa nel verbale di ispezione dei luoghi. Voglio premettere che tutto il materiale che non avevo, che io ne avevo un po', ma sono entrato in possesso di altro materiale grazie alla gentilezza dell'avvocato Vere Adriani, no? Che molto spesso mi dà una mano. Ecco, colgo anche l'occasione per ricordare sempre che il suo archivio preziosissimo si deve in gran parte alla lungimiranza del compianto cognato Luca Santoni Franchetti, che ho nominato altre volte, ma che insomma è sempre bene tenerlo presente come figura di una certa importanza in questa vicenda. Leggiamo quello che scrisse Paolo Canessa nel verbale di ispezione dei luoghi. Il viottolo sterrato, senza sfondo, leggermente in salita, è largo poco più di 2 metri. Forma una curva destrorsa e termina, dopo circa 60 metri, contro le pendici di una piccola collina. Ecco, in effetti è proprio così, no? Si vede che c'è questo tratturo che si inoltra, poi curva a destra e sopra il punto dove io ho segnato come luogo del delitto c'è una collinetta sopra e a destra, è una collinetta bassa contro la quale era ferma la Panda del ragazzo. Altri elementi interessanti sono il fiume Sieve che scorreva proprio lì vicino. Ecco, si vede anche che venendo dalla sinistra, cioè andando verso Pontevicchio, si incontra, prima della via che conduce a questa piazzola, si incontra una strada a destra che porta sul greto del fiume Sieve. Poi vediamo che potrebbe essere stato il luogo di sosta della macchina dell'assassino, a mio parere. Un altro elemento che poi ricorrerà al momento dei processi e così via è la ferrovia. E come si vede in alto c'è la ferrovia che proprio nei pressi della piazzola del delitto si inoltrava dentro questa collinetta, sbucando fuori al di là della Saginalese. Allora vediamo in questa immagine come si presentava l'auto guardandola dopo la curva a destra del tratturo. Si vede dietro che c'è la collinetta con tutta la sua vegetazione, anche sulla destra c'è la collinetta, sulla sinistra, cioè in corrispondenza della portiera del passeggero, c'era una specie di, insomma, delle piante alte, una siepe, con proprio in corrispondenza della portiera un varco che portava in un campo di erba medica. Ecco, si vede meglio il campo di erba medica in quest'altra foto. Si vede là in fondo il campo di erba medica. Quei 2 pali sono pali di un elettrodotto, sono pali della luce. In quest'altra foto si vede la Panda in posizione ravvicinata. Ecco, con il numero 1 non è, che io ne sappia, non è indicato niente di particolare, ma semplicemente indica l'auto. Il numero 2 invece indica la posizione di un bossolo. Poi vedremo i bossoli. Ecco, l'auto risultava con il finestrino del lato passeggero infranto, la portiera chiusa ma non con la sicura, mentre dall'altra parte la portiera del guidatore risultava chiusa con la sicura e il finestrino era integro e risultava aperto in alto di 8 cm circa. Ecco, diciamo che il fianco della collina avrebbe impedito comunque da quella parte qualsiasi accesso. L'auto era un'auto a 2 porte, è una Fiat Panda 30. Allora, vediamo quest'altra foto, l'interno dell'auto com'era.
si può vedere che i sedili avevano il poggiaschiena in posizione normale ed erano stati basculati in avanti. Avevano entrambi il poggiatesta inserito. Poi vediamo questo poggiatesta che ha un suo piccolo ruolo nella descrizione della scena del crimine. In auto c'era soltanto il corpo del ragazzo adagiato sul fianco sinistro sopra una pedana. Allora l'auto, la Fiat Panda, aveva la caratteristica di poter togliere il divanetto posteriore, che era molto spartano, chiuderlo al libro, cioè la seduta e la spalliera, chiuderla al libro, si creava questa pedana che poteva servire per il trasporto di oggetti, poteva servire anche, poi vedremo, come giaciglio. Insomma, sulla macchina dei due questa pedana aveva sopra una moquette. Ecco, vediamo in questa foto che il divano posteriore ripiegato al libro era stato appoggiato alla fiancata sinistra. Il corpo del ragazzo, appunto, come ho detto, era su questa pedana posteriore, era inzuppato di sangue, completamente inzuppato di sangue. Era posizionato sul fianco sinistro con le gambe addotte. Indossava slip, maglietta e calzini e basta. Le sue scarpe erano sotto i sedili anteriori di guida, era posizionato il suo corpo più verso la fiancata del passeggero che verso l'altra. I pantaloni erano sulla pedana, erano sormontati in parte da quel divanetto che era stato tolto, e lì vedremo, è un argomento sul quale ci sarà da discutere. Invece il corpo della ragazza era fuori dall'auto e infatti non fu visto subito dai primi che arrivarono. Era a circa 6-7 metri e era stato trascinato. Possiamo vederlo da qui, ecco, si vede nello sfondo l'auto, si vede il corpo della ragazza coperto da un telo. Ecco, da lì all'auto ci sono circa 7 metri, venne trovata l'erba schiacciata, insomma. Ecco, nel punto corrispondente più o meno all'auto c'era un varco dal quale l'assassino passò trascinando il corpo. Ecco, da questa foto, che è fatta montando 2 fotogrammi di un servizio televisivo, ecco, si vede meglio questo varco che c'era dall'auto fino al corpo della ragazza, che appunto venne portato all'inizio di questo campo di erba medica. Ecco, la ragazza aveva, qui lo si vede che sul braccio destro ha dei vestiti. Allora lei era completamente nuda, anzi indossava gli slip in origine, ma l'assassino glieli aveva tagliati su un lato, tanto che le erano rimasti attaccati solo alla parte posteriore. Era supina e aveva appunto il braccio destro allungato con il reggiseno e la camicetta impigliati. Probabilmente la camicetta, questo la documentazione non lo dice, ma probabilmente la camicetta era, quando venne uccisa, era attaccata per un polsino che ancora lei non si era slacciato, e era stata portata via era andata dietro il corpo, insomma. Ecco, il braccio sinistro si vede un po', era piegato così vicino alla testa. Era a gambe larghe, gambe divaricate, e aveva delle mutilazioni che sappiamo del seno sinistro e del pube. I bossoli. Allora, abbiamo visto prima che fuori venne trovato un bossolo vicino alla portiera destra. Naturalmente l'assassino sparò il colpo che produsse quel bossolo attraverso il finestrino anteriore, che risultò rotto. Faccio notare il pochissimo spazio percorso da quel bossolo, cioè normalmente i bossoli percorrono uno spazio un po' più lungo, 1,5 metri, così, una roba del genere, no? Le ragioni potrebbero essere tante. Magari poi più avanti possiamo anche ipotizzarle. Gli altri 4 bossoli vennero trovati all'interno dell'auto. Tutti i bossoli erano del solito tipo, una calibro 22 con il fondello caratterizzato dalla nota H del mostro. Ecco, vediamo invece le ferite sui ragazzi.
Allora, Claudio venne colpito da 3 proiettili. Leggiamo come descrisse queste ferite De Fazio nella sua perizia. Ecco, il disegno riporta dei numeri che poi vedremo sono secondo me l'ordine di sparo, però questo lo vedremo nella ricostruzione della dinamica. Comunque partiamo dal colpo numero 1, così lo descrive De Fazio. Un colpo all'emitorace sinistro poco penetrante e ritenuto nella cute sottostante, probabilmente perché dotato di scarsa energia, avendo prima frantumato il vetro. Ecco, De Fazio fa l'ipotesi che questo colpo che prese il ragazzo sul lato sinistro in senso secondo la linea delle spalle e che fu ritenuto ma non produsse gravi danni, lo ritiene come il primo colpo. Invece il colpo che qui ho indicato come il numero 3 è questo, un colpo all'ipocondrio sinistro, praticamente al fianco, che con tragitto obliquo dal basso in alto e dall'avanti all'indietro ha interessato lo stomaco, il diaframma e il polmone sinistro, per fermarsi in regione dorsale, dove il proiettile è stato rinvenuto. Beh, diciamo prima il diaframma, poi lo stomaco, immagino. Il diaframma, lo stomaco e il polmone sinistro. L'emitorace sinistro è stato inoltre interessato da un frammento di proiettile. Ecco, allora, quel frammento di proiettile sull'emitorace sinistro è possibile che, poi vedremo, non va considerato come un proiettile a sé stante. Potrebbe essere parte della frammentazione del proiettile che ruppe il vetro. Questa è una ferita molto grave, no? Che però non fu immediatamente mortale. Diciamo che vennero riscontrate delle tracce di vomito vicino al ragazzo e probabilmente fu proprio dopo questo colpo che interessò lo stomaco che ci fu questo fenomeno. Poi De Fazio descrive un colpo in regione auricolare, nel disegno è il numero 4, regione auricolare sinistra, penetrato nelle strutture encefaliche in sede temporale, con proiettile ritenuto. Ecco, questa è la vera ferita grave, mortale. Anche l'altra era grave, il ragazzo sarebbe comunque morto, ma questa è una ferita che non gli lasciò scampo perché colpì il cervello. Teniamo presente però un fatto che generalmente quando ci sono queste ferite al cervello, poi il corpo continua diciamo il cuore continua a pulsare per un po', diciamo che ci fu un periodo di sopravvivenza, che poi è importante questo fatto perché poi l'assassino reagì di conseguenza, diciamo, no? Poi c'è un quarto colpo che non colpì il ragazzo e così lo descrive De Fazio. Un quarto colpo ha raggiunto, perforandole più volte, i pantaloni, determinando probabilmente la lesione contusiva in regione glutea. Qui De Fazio c'è da dire che si contraddice perché più avanti poi non parla di un rapporto tra l'ematoma che venne riscontrato su un gluteo del ragazzo e questo proiettile. Qui fa l'ipotesi, eventualmente sembra che quei pantaloni li avesse addosso, no, vedremo che non era così. Poi ci furono numerose coltellate. Questo, ripeto, va un po' collegato, poi lo vedremo al momento della ricostruzione della dinamica, va un po' collegato al periodo di sopravvivenza che probabilmente indusse l'assassino a infierire con il coltello più del solito, più di quello che aveva fatto in precedenza con le altre sue vittime maschili. Vediamo come De Fazio descrive queste coltellate, che furono 10. Lo Stefanacci è stato colpito con uno strumento da punta e taglio ed ha riportato numerose ferite, 10, all'emitorace sinistro, al fianco sinistro, all'ipocondrio, alla fossa iliaca destra, all'avambraccio destro, alla coscia sinistra ed in regione lombare destra. Va rilevato che tali ferite presentano scarsi segni di vitalità, per cui si può attendibilmente presumere che esse furono inferte in un momento successivo rispetto all'esplosione dei colpi d'arma da fuoco, o subito dopo la morte o in limine vite. Va infine tenuto presente che la morte dello Stefanacci non si verificò immediatamente, avendo egli presentato una sia pur brevissima sopravvivenza. Vediamo le ferite su Pia. Pia venne colpita da un proiettile e forse di striscio da un altro. Ecco, così scrive De Fazio, un colpo alla regione zigomatico mascellare destra, che penetrato nella cavità cranica
ha interessato la regione sfenoidale, la massa encefalica, il verme cerebellare per essere ritenuto a livello bulbare. Insomma, un colpo che l'ha presa allo zigomo destro, entrò dentro la scatola cranica e la uccise. Però anche qui abbiamo il problema della sopravvivenza e anche questo è ancora più importante, questo elemento, per quello che poi sarebbe successo in sede processuale dei compagni di merende. Un secondo colpo avrebbe interessato l'avambraccio sinistro, ma si discute nella relazione peritale sull'autonomia o meno di tale colpo. Anche se ritenuto improbabile, è avanzata anche l'ipotesi che si sia trattato di un unico colpo. Qui non si capisce bene quello che intende De Fazio. Cioè De Fazio pare che intenda che questo colpo potrebbe essere un colpo di striscio che poi ha prodotto un'altra ferita da qualche altra parte, magari sul ragazzo, oppure potrebbe essere un colpo che ha preso di striscio l'avambraccio della ragazza e poi si è perso da qualche parte. Per cui a quel punto i colpi diventerebbero 6, perché abbiamo appunto i 3 sul ragazzo, quello sul portafoglio, sui pantaloni, e quello sulla ragazza, che sarebbero 5. Se ci aggiungiamo questo di striscia all'avambraccio sinistro, diventerebbero 6. Ma tutto lascia pensare che quel colpo di striscio poteva essere anche un frammento di vetro, oppure fu un frammento o un proiettile che poi colpì da qualche altra parte. Anche sulla ragazza c'erano delle ferite di coltello, molte meno, ce n'erano solo 2, così le descrive De Fazio. 2 ferite da punta e taglio in regione latero-cervicale destra, con interessamento dei tessuti molli e del fascio vascolo-nervoso, ma senza danno, a carico dei vasi di calibro maggiore. Dette ferite presentano fatti emorragici nei 2 tramiti. Ecco, questo fatto, dette ferite presentano fatti emorragici nei 2 tramiti, vuol dire che le ferite furono fatte, le coltellate furono sferrate quando la ragazza era ancora viva. Sulle scissioni di pube e seno sinistro, che sappiamo, ne parleremo più avanti, ne parleremo nella seconda parte del video. Diamo un'occhiata un po' a come i ragazzi potevano essere quando il mostro attaccò. Ecco, di per sé non è probabilmente così importante per la ricostruzione della dinamica, però è bene, anche per avere le informazioni maggiori, esaminare la possibilità che aveva la panda di disporre i sedili in un modo particolare. Nel libretto di istruzioni si dice ad amaca, in altre occasioni si diceva a letto. Ecco, se noi guardiamo questa pubblicità un po' maliziosa, no? Come si vede c'è una coppia che è sdraiata all'interno dell'auto, dove tutti i sedili sono disposti come se fossero un letto. E questo probabilmente fu anche uno dei motivi per i quali la Panda ebbe un grande successo tra giovani, io penso. Diciamo che vediamo in questa immagine dal libretto di istruzioni come si riusciva a ottenere questa disposizione. Si prendeva il divano posteriore, si sganciava il fermo, si vede in basso, il fermo in alto, e dopodiché si vede in quest'altra foto il divano poteva essere adagiato sulla piattaforma posteriore e contemporaneamente si potevano reclinare i sedili anteriori dopo aver tolto i poggiatesta, e a questo punto si creava questa situazione a letto. Ecco, allora c'è da dire che per ottenere questa disposizione i sedili anteriori dovevano essere del tipo reclinabile. Evidentemente non erano sempre del tipo reclinabile, perché nel libretto di istruzioni si dice proprio, no? I sedili possono essere forniti con schienale ad inclinazione regolabile. Sollevando l'asta B posta al di sotto del sedile stesso è possibile predisporre l'inclinazione desiderata. Come si vede, l'asta B, quella cosa in mezzo dove c'è la freccia in alto. Rilasciandola, lo schienale resta bloccato in una delle posizioni desiderate. Oltre all'ultima posizione, lo schienale rimane libero e può appoggiare sul sedile posteriore. Ecco, allora, i ragazzi che avevano tolto il divanetto posteriore, lo avevano tolto, lo avevano chiuso e lo avevano appoggiato alla fiancata sinistra.
avevano intenzione di attrezzare la loro auto per fare questo letto? Ma allora io penso di sì, che l'avessero, per questo motivo. Prima di tutto i loro sedili erano del tipo reclinabile. Lo si capisce da questa foto, dove si vede che dove è indicata con B c'è proprio l'asta, la leva che serviva a reclinare il sedile. Per cui questo era un sedile di tipo reclinabile. Perché io penso che avessero intenzione di preparare questo giaciglio, questo letto? Perché avendo tolto il divanetto, avevano fatto l'operazione praticamente più difficile, più lunga. L'operazione successiva sarebbe stata semplicemente quella di tirar via i poggiatesta e abbassare, pigiando la leva, i sedili di guida, dopo aver messo il divanetto sulla pedana. Io penso che loro, vabbè, allora innanzitutto si può immaginare che i ragazzi fossero in preda, diciamo così, all'eccitazione, no? Insomma, a quell'età lì immagino che non vedessero l'ora di poter stare assieme in modo intimo. Per cui non è detto che le azioni che compirono furono tutte, diciamo così, razionalmente giustificabili. Io penso che loro furono colti nel momento in cui si stavano svestendo e erano, diciamo, un po' si stavano svestendo, un po' stavano preparando il loro giaciglio. Le loro intenzioni probabilmente erano quelle di riporre i vestiti sotto i sedili anteriori, di modo che poi nel giaciglio che loro stavano preparando non fossero lì in mezzo, no? Perché non c'era altro spazio dove metterli. Per cui erano, diciamo, in una fase un po' intermedia e probabilmente una volta che si fossero svestiti, che li avessero messi a posto sotto i sedili anteriori, uno di loro almeno sarebbe tornato davanti, avrebbe tolto i poggiatesta, reclinando i due sedili, dopodiché avrebbero avuto il loro spazio comodissimo per stare assieme. Ecco, invece non ebbero il tempo di farlo e l'assassino li uccise prima. Allora, per un altro elemento del quale conviene discutere, prima poi di passare, però questo sarà soltanto nel video prossimo, alla ricostruzione della dinamica, è l'argomento dei pantaloni. Allora, su questi pantaloni di Claudio, allora i pantaloni di Pia furono trovati, erano di jeans, furono trovati sotto il sedile del passeggero, insieme alle sue scarpe. Come ho già detto, le scarpe del ragazzo furono trovate sotto il sedile, i pantaloni invece furono trovati sulla pedana. Vedremo sormontati da questo divanetto che era stato tolto e che, diciamo, gli era andato sopra. Però su questi pantaloni c'è tutto un discorso portato avanti soprattutto dal compianto avvocato Filastò, che riguarda il portafoglio che vi era contenuto. Allora, avremo occasione più avanti di prendere in esame in un video l'ipotesi di Filastò che il mostro fosse o comunque si presentasse alle sue vittime come un poliziotto, per non destare sospetti, per far abbassare loro la guardia e così via, no? Questo discorso è supportato anche dalle considerazioni che Filastò fece su questo portafoglio. Leggiamo dal suo libro, Da storia delle merende infami. Il portafoglio di Claudio Stefanacci è stato forato da parte a parte da un proiettile. Il portafoglio avrebbe dovuto trovarsi nella tasca posteriore dei pantaloni, dove invece non era. I pantaloni di Stefanacci stavano sotto il sedile. Il ragazzo ha dovuto prelevarlo da là sotto. A che scopo se non per mostrare i documenti contenuti al suo interno a qualcuno autorizzato a richiederne l'esibizione? Con tutta probabilità, quando l'uomo ha cominciato a sparare, il ragazzo col portafoglio in mano ha tentato invano di farsi schermo con esso. Per questo il foro. Non c'è una lesione da sparo nel gluteo in corrispondenza della tasca dei pantaloni. Quell'oggetto era nella mano della vittima al momento del colpo di arma da fuoco. L'ipotesi alternativa potrebbe essere la rapina, ma nel portafogli i soldi c'erano tutti, non resta quindi che l'esibizione dei documenti.
Allora, beh, qui si dice innanzitutto che il portafoglio non venne trovato nella tasca dei pantaloni. Vabbè, e questa è una cosa che poi vedremo. Comunque, vediamo il portafoglio. Come si vede, il portafoglio risulta forato da parte a parte. Ma sentiamo la deposizione di Giovanni Libertino, un agente della scientifica che aveva fatto i rilievi sull'auto dopo che l'auto era stata portata via e erano stati tolti i corpi, erano stati portati a medicina legale i corpi. Libertino, qui c'è un confronto con il PM. Libertino, c'era nella tasca dei pantaloni da uomo, di colore verde mi sembra, un verde militare, c'era un portafoglio nella tasca posteriore destra. Per cui, al contrario di quello che dice Filastò, il portafoglio era in tasca. PM, questo portafoglio e questi pantaloni non erano sul ragazzo? Libertino, no, erano nella macchina, perché i cadaveri non c'erano, quindi. PM, e questo portafoglio e questi pantaloni presentavano qualche rilievo interessante dal punto di vista del sopralluogo della scientifica o erano del tutto indifferenti? Libertino, questo pantalone verde sulla tasca posteriore destra c'era un foro da colpo d'arma da fuoco, di sicuro, perché poi il proiettile era ritenuto all'interno, si era fermato nella parte interna della tasca, cioè aveva oltrepassato il portafoglio e si era fermato vicino alla fodera della tasca dei pantaloni, all'interno. E allora si scopre, contrariamente a quanto si legge nel libro di Filastò, che questo portafoglio venne trovato dalla scientifica dentro i pantaloni e addirittura venne trovato anche un proiettile che era tra il portafoglio e la stoffa dei pantaloni stessi. Ma vediamoli questi pantaloni. Come si vede c'è il foro del proiettile, cioè si vede questo foro e che appunto dietro di questo foro c'era il portafoglio venne bucato e poi il proiettile non riuscì a superare la stoffa dietro il portafoglio e rimase lì e lì fu trovato. Ma vediamo dove erano questi pantaloni, perché quando Filastò scrisse questa cosa sul suo libro, pareva che, e poi anche nelle discussioni, pareva che questi pantaloni fossero sotto il sedile, ma intendendosi il sedile anteriore, il sedile davanti, non fossero sotto. Ma non era così. Erano sotto il sedile, ma intendendosi per sedile quello richiuso al libro che era il sedile posteriore, cioè diciamo, il sedile posteriore che era stato tolto. E lo vediamo qui, in questa immagine, vediamo che da sotto questo sedile che era stato tolto spuntano i pantaloni del ragazzo. E allora è evidente, no, che quei pantaloni al momento dell'attacco non potevano essere messi così, perché altrimenti il proiettile non li avrebbe colpiti, non sarebbe riuscito a colpire il portafoglio che custodivano. Ma bisogna ricordarsi che Claudio fu colpito da 10 coltellate e se avete fatto caso alla descrizione delle coltellate si parla di coltellate a destra e coltellate a sinistra. Vuol dire che all'interno dell'auto ci fu diciamo, un parapiglia, cioè il mostro, l'assassino, quando lo accoltellò, questo povero corpo lo spostò di qua e di là. Poi vedremo. Ecco, c'è da immaginarsi che in questa operazione, se il divanetto che era stato tolto era da qualche parte, alla fine di tutto poteva essersi spostato da qualche altra e magari essere andato sopra questi pantaloni che erano lì vicino a lui. Io direi che per il momento ci possiamo fermare. Nel prossimo video vedremo alcuni altri particolari che serviranno un po' a descrivere la dinamica del delitto e poi parleremo della dinamica del delitto. Vi saluto.